Giulio abbassa. Abbasso. Ci trovano sempre col volume un po' altuccio. Poi dopo ci rimproverano i nostri follower. Che non si sente niente. A proposito di follower, abbiamo superato i 450. La gallina canta. E grazie mille. Sì. No, veramente, io sono Sì. molto contento. Tra l'altro sono belli i feedback, i complimenti, i consigli. Sì. Quindi, Bravi, grazie. continuate così, grazie. Dunque, allora, perché siamo qui? Siamo qui con di nuovo un giradischi Sì, e Project con il relativo prefono. sì. Ma la cosa particolare di questa accoppiata, giradischi e prefono, è che il loro collegamento è un collegamento in bilanciato. Facciamo vedere il prefono però, Facciamo vedere il prefono. Mi scosto. E il piccolino che sta lì sopra, in alto. E peraltro il prefono, già che esce anche in bilanciato, è collegato In bilanciato all'amplificatore. E ci mancherebbe, Certamente, quindi tutto il percorso è un percorso bilanciato. Questo perché c'è un certo vantaggio che prima era ad appannaggio dei prefono più costosi, adesso grazie a questi Project. prefono più economici si riesce a avere anche in giradischi di entry level o quasi. E obiettivamente è una miglioria non trascurabile. Ve la cercheremo di spiegare dal punto di vista tecnico nell'altra sala. Ma prima subscribe. Ma prima subscribe, ve lo diciamo prima. Esatto. Questa volta. A dopo. Dunque, abbiamo portato in sala smontaggio l'accoppiata a questo punto del giradischi Project bilanciato e del relativo prefono bilanciato. Benissimo. Vogliamo dire qualche cosa in merito? Allora, giradischi X2B, dove B sta per Balanced. e il prefono si chiama S3B, dove sempre B sta per bilanciato. Confermo. Allora, facciamo una piccolissima introduzione rispetto a... Questo è il modello più piccolo entry level nella gamma Project con l'ingresso bilanciato. Ma siamo qui non tanto per i prodotti Project in sé, ma un po' per descrivere diciamo, il vantaggio di un collegamento bilanciato rispetto a quello sbilanciato, che sarebbe questo, il classico cavetto RCA sbilanciato. E peraltro allo scorso Monaco High-End, nello stand della Project, insistevano molto su questa, che non è un'innovazione, però è una proposta interessante e che loro hanno voluto in qualche maniera formalizzare con questa linea di prodotti bilanciati. Economici, tra l'altro, perché allora, come tu ben sai, per esempio il nostro amico Conrad Mass di Avid aveva implementato l'ingresso bilanciato già sui suoi prefono più grossi e alcuni produttori, tra cui Clear Audio, se non sbaglio, c'ha alcuni prefono con l'ingresso bilanciato, però sono tutti alti di gamma. Invece la Project ha inserito all'interno di prodotti relativamente economici il collegamento bilanciato. A cosa serve? Qual è la ratio? Qual è la ratio? Che il collegamento bilanciato garantisce un rumore molto più basso. Sì. Non tanto e non solo della testina in sé, ovviamente, ma quanto del trasporto. Quindi il fatto che un segnale esterno non si concateni con il segnale che viene trasportato. Mi permetto anche di dire che il segnale che esce, che viene generato dalla testina moving coil, perché questo giradischi è equipaggiato con una testina moving coil. Ed ha senso solo con le moving coil. È un segnale di una tensione bassissima, quindi deve essere amplificato molte volte, c'ha un fattore di amplificazione enorme. Alto. È chiaro che se nel percorso dal giradischi al prefono viene catturato un disturbo, anche quel disturbo viene esatto, e questo vuol dire diminuzione del range dinamico, perché all'inizio del segnale c'è il rumore, quindi c'è il rumore e poi c'è la musica, piuttosto che esserci musica, diciamo... Peraltro la cosa interessante è che il funzionamento del fonorivelatore è un funzionamento che è intrinsecamente bilanciato. Preparatissimo, sì. Quindi ha senso continuare a portare questo segnale bilanciato fino al prefono. Certamente. Ovviamente, come
dicevamo già prima, perché ha senso solo per le testine MC? Perché le testine MC Moving Coil hanno un segnale di uscita molto più basso rispetto a quelle MM Moving Magnet. Quindi la MM che esce già molto alta, attenzione Giulio, che esce già molto alta, non ha bisogno del collegamento bilanciato. La Non se ne MC avvantaggia, non se ne diciamo, avvantaggia, esatto. La MC invece sì. In questo caso, quindi nel caso del prefono più piccolo della Project con l'ingresso bilanciato, viene utilizzato un cavo mini XLR. Quindi eccolo qua, lo tiriamo fuori piano piano, eccolo qua, piccolo piccolo, e anche qua è uscita mini XLR. Ok. Nel caso invece si voglia utilizzare un preamplificatore fono di qualità superiore, non per forza Project, che ha invece gli ingressi XLR normali, che sono la versione femmina di questi, si può comprare in casa Project un cavo fatto apposta da mini XLR a XLR, oppure un cavo di qualche altro costruttore che abbia questo tipo di collegamenti. Prego Giulio, volevi prendere la parola? Interessante notare che questo prefono ha intanto il disinseribile o inseribile un filtro subsonico e poi ha la possibilità di variare il guadagno 40, 45, 60, 65 dB e il carico resistivo e capacitivo che visto dal fonorivelatore. Esatto. Quindi diciamo che è configurabile in maniera piuttosto appropriata, piuttosto dettagliata per la stragrande maggioranza dei fonorivelatori E questo MC credo a cui è destinato. intorno ai non arriva a costare 400 euro questo prefono. Beh, diciamo che questo livello di configurabilità normalmente è appannaggio di apparecchi più costosi, insomma di livello superiore. E per quanto attiene il giradischi, è un classico giradischi Project a telaio rigido con un piatto di notevole spessore. Sì, facciamo vedere che dici. Esatto, un piatto di notevole spessore Questo si può anche... che agisce su un contropiatto attraverso... Posso inclinare, me lo concedi? Assolutamente sì. Ecco qua. Che agisce attraverso questo contropiatto, la classica cinghia, in questo caso è una cinghia a sezione rettangolare piatta, doppia puleggia e Per i 78 per i giri. 78 giri, perché E doppia cinghia, e perché... doppia cinghia, esattamente. Il motore è montato elasticamente, qui vedete la parte, diciamo, un grosso o-ring sostanzialmente che consente al motore di essere disaccoppiato dal telaio in MDF scavato attraverso lavorazione CNC e con una bella finitura. Una bella finitura, e poi il piatto forte della Project, che è il braccio in fibra di carbonio, canna in fibra di carbonio. Canna in fibra di carbonio e lo shell integrato. Lo shell integrato. Testina a bordo Ortofon, in questo caso Quintet Red, che è il primo diciamo, gradino delle testine MC di Ortofon. Quindi stiamo parlando di un giradischi che in qualche maniera rispecchia la classica filosofia Project del telaio rigido, insomma tutto il campionario di soluzioni tecniche classiche che troviamo nei Project, però declinato non nella versione entry level ma in una versione già più raffinata. e raffinata. Unica cosa, e concludiamo, ovviamente si può collegare sia in XLR che eventualmente in RCA, quindi chi volesse comprare il giradischi e lo vuole collegare in RCA col cavo a corredo, perché questo cavo è a corredo, ha un qualsiasi ingresso fono sbilanciato che di qualsiasi è amplificatore. anche vero che nel prefono troviamo sia ingressi che uscite, giusto? Esatto. Di tipo sbilanciato, quindi anche questo ingresso fono, diciamo, ha una sua universalità. Universalità, assolutamente. Bene, direi che le considerazioni tecniche le abbiamo fatte. Non dobbiamo sventrare niente. Per carità, e quindi passiamo alla sala d'ascolto. Passiamo alla sala d'ascolto. A dopo. Secondo te vale la pena utilizzare questo collegamento bilanciato o no? Tu che sei un audiofilo di lungo corso vinilico. Allora, io ho fatto una prova proprio quella brutale. Ho tirato su il volume al massimo. Sì.
E hai sentito poco rumore. No, ho sentito niente. Ecco, allora già questo sì. Allora, Già la questo è differenza rispetto allo sbilanciato, all'RCA, è sì. Anche perché basta quello per avere quella porzioncina in più di segnale in basso che ti dà più dinamica, quindi... Sì, anche perché parliamo sempre di un sistema, quello dell'analogico sul vinile, che ha del suo un range dinamico abbastanza limitato rispetto al digitale al quale noi siamo abituati. Quindi è evidente che se già una fettina gliela togli per rumore, ce n'hai ancora di meno. ce n'hai ancora di meno. Ora, detto questo, che sia, come posso dire, irrinunciabile, che sia, no. Ne abbiamo fatto a meno fino ad oggi, diciamo che Assolutamente, possiamo farne a meno ancora, però se i costi sono abbordabili è una cosa che... Sì, allora io penso che nella diciamo, fascia di prezzo nella quale si colloca questo trio prefono, giradischi e testina, giradischi con braccio e testina. Sì, anche se in realtà il giradischi in quella versione è compreso di quella testina. È compreso di quella testina, esatto. Insomma, è un'offerta che francamente è decisamente allettante. Ovviamente qui non stiamo parlando dell'entry level proprio basico, anche perché è evidente che nel catalogo Project c'è un'offerta talmente ampia di prodotti che soddisfano quel Certo, però direi anche più in generale, perché anche non volendolo chiudere solo alla Project, esistono dei cavi da sbilanciato a bilanciato, Sì. quindi si può comprare il cavo quasi qualsiasi giradischi è compatibile con il collegamento bilanciato, e poi c'è ovviamente da prendere il prefono con l'ingresso bilanciato, però quasi tutti quelli che hanno una testina MC e anche un ingresso normale possono accedere a questo tipo di collegamento. Non c'è bisogno per forza di comprare il giradischi Project con l'uscita bilanciata, questo voglio dire. Assolutamente. Tra l'altro va anche detto che questa, diciamo, posizione di Roma all'interno della quale noi ci troviamo si trova vicinissima e in linea Al d'aria- Vaticano. Sì, al Vaticano, a Monte Mario. E io, Scusate. no, diciamo, io ho come posso dire, la visuale libera verso Monte Mario e io veramente per tanti anni ho frequentato i prefono valvolari e ci sentivo dentro la radio. Ma perché quelli erano sintonizzatori, non erano prefoni. Cioè ci sentivo dentro Radio Vaticana, effettivamente. E quindi no, il fatto ecco che non si senta assolutamente un filo di disturbo, secondo me è una È già un passo avanti, molto passo importante dal punto di vista dell'ascolto. Ovviamente questo minor rumore significa maggior dinamica, un'ottima focalizzazione. Il prodotto Project come giradischi, come braccio e la testina Ortofon le conosciamo, sono eccellenti e quindi sostanzialmente questa opzione del bilanciato mette in condizione il tutto di lavorare ancora meglio. Quindi molto interessante. Subscribe, mi piace, mi raccomando, supportateci, dateci una mano. Grazie, alla prossima!